Buonasera a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di FC Internazionale in vista della finale dell'Europa League 2019-2020. Diamo subito la parola al nostro allenatore Antonio Conte, al nostro capitano Samir Handanovic e a Diego Godin. Grazie, potete procedere a richiedere le domande. Gazzetta dello Sport. Adesso arriva. Prego. Mi sentite? Sì, prego. Eccoci. Mister, volevo una domanda per il mister Antonio Conte. Volevo chiederti, tu in carriera da giocatore hai giocato tantissime finali, ne hai anche vinte. E viceversa alleni una squadra dove non ci sono moltissimi giocatori che sono arrivati in fondo a una competizione. Volevo chiederti se c'è qualcosa da questo punto di vista che trasferirai al giocatore, se c'è un qualcosa da spiegare prima di partite del genere. Grazie. Ma la cosa semplice da spiegare è che, come detto, da calciatore ne ho giocate tante finali, ho vinto ma ho perso anche tanto. Quello che mi sono accorto chiaramente è che la gente si ricorda solamente di quando vinci. Ho vinto una Champions League ma ne ho perse altre 3 in finale. E la gente, quella che rimane nella storia è quella che tu vinci, ma è così. L'ho anche detto in passato. Ci deve essere sicuramente da parte nostra l'entusiasmo, ci deve essere la positività di aver fatto un percorso importante in Europa League che ci ha dato esperienza e ci darà esperienza anche a questi calciatori, la darà sicuramente per il futuro. E dobbiamo essere orgogliosi del fatto di aver raggiunto una finale dopo 10 anni per un club prestigioso come l'Inter. Al tempo stesso dobbiamo sapere, come dico sempre, che la storia la scrive poi chi vince, ecco, chi vince, perché alla fine ci si ricorda solo di chi ha vinto. È un peccato, però al tempo stesso è anche una spinta in più per cercare poi di ottenere il massimo. Corriere della Sera. Sì, buongiorno a tutti. Guido, se hai domande anche per i calciatori ti chiedo per piacere come al solito di fare tutto insieme. Sì, ok, va benissimo. Grazie. Parto prima da Godin, poi faccio il mister. A Godin volevo chiedere, tu di finali ne hai giocate, ne hai vinte, che cosa puoi dire ai tuoi compagni che invece insomma, arrivano per la prima volta in finale? Mentre al mister volevo chiedere questo, lui al primo anno, tu al primo anno Antonio, hai sempre vinto una competizione, un trofeo, e quando hai preso l'Inter, al primo giorno hai detto devo avere la percezione di poter vincere anche solo l'1%. Beh, oggi sei arrivati al 50% quantomeno, visto che ti giochi una finale. Volevo chiederti quando ti sei reso conto che la squadra poteva arrivare fino in fondo, se c'è stato un momento particolare in cui hai capito che la squadra era pronta per arrivare fino in fondo. Ciao. Ciao. Bueno, io non consiglio niente, io lavoro e cerco di fare tutto lo che si fa nell'allenamento, lo che chiede il mister, e vogliamo tutti lo stesso, che vincere. Per vincere domani dobbiamo fare tutto lo che abbiamo allenato, tutto lo che abbiamo preparato e giocare con il cuore. Una finale si gioca dall'inizio, della prima palla, ogni compagno e tutti come squadra giocare anche con il cuore, fare tutto lo che abbiamo allenato e mettere qualcosa in più sempre.
Poi, come ha detto il mister, la storia scrive chi vince, però noi dobbiamo scendere al campo e fare di tutto per vincere questa partita e portarci a casa la Coppa, che è lo che vogliamo noi, è lo che vuole il staff, lo che vuole tutte le persone che stanno tutti i giorni con noi e i tifosi che stanno lontano ma vicino a noi, tifando sicuramente, e sentiamo quel tifo sicuro. Però consiglio a nessuno, voglio lo stesso che tutti i miei compagni, che vincere. Sì, ma la percezione, ma come hai detto, hai sottolineato tu, avevo parlato che comunque nel momento in cui avrei accettato un incarico dovevo comunque sentire anche la minima possibilità, anche l'1% di poter competere per vincere qualcosa. Io penso che i ragazzi, tutti quanti i calciatori, lo staff, chi ha lavorato con noi, da magazzinieri ai giardinieri, diciamo che questa percezione, questa percentuale è andata crescendo di giorno in giorno, perché ho trovato comunque un gruppo veramente encomiabile da questo punto di vista, grande disponibilità, grande voglia di migliorare, grande voglia di lavorare, di mettersi a disposizione e fare qualcosa da protagonisti quest'anno. Penso che alla fine di tutto siamo comunque riusciti ad essere competitivi in tutte le competizioni che abbiamo partecipato. Questo va a onore dei ragazzi. La percezione mia, ripeto, è aumentata in maniera importante con il passare dei giorni e lavorandoci, vedendo che le idee attecchivano, ci credevano, ecco, sul lavoro che facevamo, ed è aumentato anche il coraggio. Ecco, io penso che aumentando il coraggio siano aumentate poi le nostre possibilità di poter portare a casa una vittoria importante come quella dell'Europa League. Però, come ha detto Diego, dovremmo dimostrare sul campo di meritarlo contro una squadra molto difficile, con molta esperienza in questa competizione, ma noi ci siamo qua, dobbiamo goderci il momento, al tempo stesso sapere che daremo tutto per cercare di dare una gioia a tutti quanti noi, ai nostri tifosi e al club. Repubblica. Prego. Prego, non sentiamo. Non sentiamo. Sì, hola. Hola, buenas. Buonasera, buonasera. Ho una domanda per Antonio Conte, per Diego Godin. Per Diego Godin, per Conte, cos'è che le piace di più o che le fa paura del Siviglia? Per Godin, che conosce molto bene il campionato spagnolo perché ha giocato lì in Atletico Madrid per tanti anni, se ha dato dei consigli al proprio allenatore. Rispondo io. Ho dato un consiglio, però non posso dirlo. Per quello che riguarda come ho detto anche in precedenza, la parola paura non fa parte del mio vocabolario, non voglio che la parola paura faccia parte del vocabolario dei miei calciatori. Così come per lo Shakhtar abbiamo grande rispetto per il Siviglia, perché stimiamo la squadra, stimiamo la loro storia, la loro esperienza in questa competizione, però ripeto, abbiamo grande rispetto, ma al tempo stesso se siamo qua, se siamo arrivati qui in finale è perché abbiamo le nostre carte da giocare e cercheremo in tutti i modi di giocarci queste carte nel migliore dei modi. Altre domande? Corriere della Sera ancora? Una
domanda ad Andanovic, se è possibile. Sì, certo. Volevo chiedere ad a Samir, insomma, tu sei uno storico dell'Inter, sei capitano, insomma, arrivi a giocarti una finale, insomma, in età matura, ecco, per un calciatore. Volevo chiederti che sensazione è, perché tu hai vissuto una parte dell'Inter difficile e finalmente arrivi ad avere la possibilità di giocarti un trofeo. Per te e per quello che hai visto dell'Inter in questi anni, che cosa significa arrivare a essere oggi qui? Ciao, io anche quando sono arrivato all'Inter sono arrivato per giocarmi per i trofei. Purtroppo la situazione che si è creata, che è stata in questi anni, non era il migliore, però dopo un periodo finalmente siamo arrivati al punto dove si può lottare per qualcosa di importante. E io penso che questo deve essere un punto di partenza, che Inter deve essere squadra, che queste partite diventano abitudine, come è stato 10-15 anni fa, che Inter era sempre per giocare per finale, per il titolo, per il campionato. E noi oggi possiamo dire che siamo siamo arrivati sul punto che ci possiamo giocare per qualcosa di importante, non solo domani ma anche dopodomani e dopo un mese. Quindi io di questo fatto sono orgoglioso di essere oggi qua, però dello stesso tempo anche quando sono arrivato la mia idea era sempre di cercare di vincere i trofei. Altre domande? Prego. Scusate, approfitto del Corriere della Sera perché il mio microfono non funziona. Sono Emanuele Gamba di Repubblica. Ho due domande, una per Andanovic, a cui vorrei chiedere come è stato il clima all'interno della squadra in queste settimane in cui siete stati insieme tutto il giorno per molti giorni e come avete fatto a crescere così tanto anche nella solidità del gruppo in questo periodo? Qual è il vostro segreto in questo senso? E a Conte vorrei invece chiedere se ha mai pensato che questa potesse essere la sua ultima partita con la maglia dell'Inter. Grazie. La verità è che noi stiamo bene insieme come gruppo e poi un'altra cosa sono le vittorie. Vittorie di ogni settimana, ogni 3 giorni ti danno entusiasmo, ti danno fiducia e consapevolezza di lavorare ancora di più e di limare i dettagli, di correggere errori e noi in questo secondo me siamo migliorati perché c'è bisogno da tutta la squadra, voglia di allenarsi, di sacrificarsi e voglia proprio di migliorare, di sapere anche vincere le partite, perché a volte non serve solo a giocare bene o fare solo quello che ti ha detto l'allenatore, a volte devi essere bravo da solo, leggere la partita e capirla. E secondo me in questo noi siamo migliorati. Poi che stiamo bene insieme, siamo anche dall'inizio anno che un gruppo è forte, solido e anche compatto. Per quello che mi riguarda, diciamo che negli anni ho imparato a vivere i momenti, quindi in questo preciso istante mi sto vivendo questo momento di fare una conferenza stampa a fianco sicuramente a due campioni come Diego e Andanovic, una conferenza stampa di una finale di Europa League e oggi mi sto vivendo questo momento sapendo che domani ci dobbiamo arrivare. Domani cercherò di vivermi la finale, quindi questo ho imparato nella mia carriera, di vivere il momento e di pensare a quello che è adesso e a viverlo a 360 gradi senza rimpianti. Grazie, buonasera a tutti.